Ciao a tutti, in questo video parleremo della sindrome ipoestensoria del carpo o sindrome iperflessoria del carpo. Prima di iniziare questo video vi ricordo che siete i proprietari di cani e gatto, iscrivetevi al canale qua sotto. In questo canale si parla di patologie del cane e del gatto in modo tale che potrete conoscerne di più su alcune tipologie di patologie che potrebbero colpire i vostri animali. Speriamo mai, però è meglio sempre informarsi. Inoltre, se volete supportare il progetto, mettete un mi piace al video che permetterà chiaramente ad altri proprietari di cane e gatto di poter vedere e conoscere queste patologie. Partiamo subito con questa sindrome ipoestensoria del carpo. È una patologia dell'accrescimento, colpisce generalmente i cani dalle 6 alle 16 settimane e tendenzialmente è bilaterale. Non c'è una predisposizione di sesso, nemmeno di razza, può colpire razze di taglia piccola, media e grande, può colpire per esempio dai Jack Russell allo Shar-Pei, al Pitbull, all'Alano, e fondamentalmente si sospetta che non c'è una vera e propria eziologia, ma c'è una sincronia tra la crescita, diciamo, ossea dell'arto anteriore e il mancato allungamento del muscolo flessore ulnare del carpo, e questo fa sì che il cane poi tenga iperflesso il carpo con un varismo della mano. Nei casi più gravi addirittura c'è un appoggio sulle dita, sulla zona laterale delle dita. Generalmente il cane come si presenta, abbiamo detto, può essere bilaterale, può presentarsi chiaramente con una zoppia acuta progressivamente ingravescente. Alla palpazione potremmo non vedere una tumefazione, ma potrebbe avere comunque un diverso grado di dolorabilità, e c'è una riduzione ovviamente del range of motion del carpo. La diagnosi è tendenzialmente clinica e l'esame radiografico serve chiaramente per andare ad escludere le patologie in diagnosi differenziali, come la genesia delle ossa carpali, come fondamentalmente patologie delle fisi di accrescimento. In generale questi animali che presentano questa sindrome ipoestensoria del carpo non presentano alterazioni radiografiche. Generalmente si suddivide in 3 gradi, il grado 1 e il grado 2 sono i gradi, diciamo, più lievi, il grado 3 è il grado, diciamo, più grave. Tendenzialmente non esiste una terapia univoca. Nei casi più gravi si può effettuare ovviamente interventi chirurgici e bendaggi chiaramente per stabilizzare chiaramente l'articolazione. Generalmente quando quindi vedete questi cuccioli che presentano una zoppia con flessione, iperflessione, diciamo, del carpo, mi raccomando, portatelo ovviamente immediatamente dal vostro medico veterinario, che attraverso la visita clinica ed eventualmente l'esame radiografico potrà, nel caso, diagnosticare questa patologia e cercare di aiutare il vostro cucciolo, che chiaramente avrà la necessità di cure immediate per evitare chiaramente poi un peggioramento della sintomatologia. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima puntata. Un saluto a tutti.